Benvenuti a questa prima puntata del nuovo programma Fuori dalla Matrix. Come sapete esiste una versione della realtà supportata dall'intero apparato mediatico, accademico e politico, una realtà che forma quello che viene definito il pensiero unico dominante, quella che nella Matrix viene definita la realtà da pillola azzurra. Ma esiste un'altra realtà, è una realtà censurata, è una realtà oscurata, è una realtà osteggiata. Una realtà che nella Matrix viene definita quella da pillola rossa. Perché da pillola rossa e perché viene osteggiata? Perché potrebbe fungere da schiocco delle dita davanti agli occhi dell'ipnotizzato. Per questo non vogliono che arrivi alle grandi masse. E invece la pillola rossa sarà proprio oggetto di questo programma. Inizieremo la prima puntata dimostrando quello che è stato il ruolo delle organizzazioni, di quello che io ho definito il cartello finanziario internazionale, nel muovere e decidere le sorti dei governi in Italia. Partiremo dal 2011, quindi porterò come esempio concreto, prove alla mano, quello che è stato fatto nel 2011 con la caduta del governo Berlusconi, una sorta di vero e proprio golpe bianco, e noi vedremo come è stato organizzato e soprattutto punterò l'attenzione su quello che è stato il ruolo dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, da poco scomparso, in tutte le fasi che hanno portato alla caduta di quel governo. Giorgio Napolitano, che secondo la versione da pillola azzurra è stato un presidente che ha lavorato per tutta la vita per tutelare l'interesse nazionale, per difendere i valori democratici e i principi della nostra Costituzione. Secondo la versione da pillola rossa scopriremo invece che più volte ha bypassato la democrazia e più volte ha messo sotto i piedi la nostra Costituzione, proprio come è accaduto nel 2011. Inizio subito mostrandovi quello che è stato l'allarme dato dai media e dalla politica in quella precisa estate, quando i quotidiani titolavano "Bisogna fare presto". Perché bisogna fare presto? Perché era stata attivata l'arma dello spread. Lo vediamo in questa immagine, lo spread raggiunse i 575 punti. Bisognava mettere da parte la democrazia, bisognava accettare delle distorsioni della democrazia in nome dell'emergenza. Ma perché si era arrivati a quello? Che cosa ci raccontano chi vuole convincerci della veridicità della versione da pillola azzurra? Ci raccontano che l'Italia aveva sprecato troppo denaro, troppa spesa pubblica. Ci dicono che troppa spesa pubblica crea troppo deficit, e il deficit sommato anno dopo anno crea troppo debito pubblico. Il debito pubblico troppo alto crea l'impennata dello spread, perché ovviamente i nostri titoli vengono considerati a rischio e quindi bisogna offrire dei tassi di interesse sempre più alti per convincere i mercati ad acquistarli. E lo spread troppo alto rischia di mandare il paese in default. Signori, questa è la versione che ci hanno sempre raccontato negli anni, una versione da pillola azzurra che noi andremo a smentire punto per punto. Prima cosa possiamo dire che se noi soltanto guardassimo lo schema delle entrate e delle uscite dell'Italia da sempre negli ultimi 20 anni, ci accorgiamo che siamo stati sempre in avanzo primario. Cosa vuol dire essere stati sempre in avanzo primario? Vuol dire che sono sempre entrati più soldi rispetto a quelli che uscivano per i cittadini. Purtroppo, dico io, ma questa è la realtà. Lo Stato e il governo italiano hanno sempre speso per i propri cittadini meno di quello che richiedevano in tasse. Se noi guardassimo quel grafico, l'Italia è stata in avanzo primario per oltre 20 anni. Ciò vuol dire che mai il
la sola spesa pubblica potrebbe causare l'impennata del debito pubblico. Ma cos'è che invece rende negativo quel segno inizialmente positivo? Sono gli interessi sul debito pagati al cartello finanziario internazionale, e infatti è proprio al cartello finanziario internazionale che noi focalizzeremo adesso la nostra analisi. Partiamo subito. Vi dico che tutto quello che ci hanno raccontato essere accaduto per caso a novembre 2011, come l'arrivo di Mario Monti come tecnico al governo del paese, in realtà è stato ampiamente programmato ed organizzato. Ricordatevi che in politica l'improvviso ha sempre bisogno di una lunghissima preparazione. Noi adesso guarderemo come hanno preparato tutto. Innanzitutto dobbiamo dire che già qualche mese prima dell'investitura di Monti e Napolitano, li vediamo, erano stati entrambi convocati al Forum Ambrosetti, quella che può essere considerata la succursale italiana del cartello finanziario internazionale. Siamo al 3 settembre del 2011, si discute dell'agenda dell'Europa per l'Italia, ossia quali sono le imposizioni che l'Europa vuole mettere in essere contro il nostro paese, che cosa l'Italia deve fare per eseguire i diktat dell'Europa. È quello il messaggio di quella riunione. E guardate una cosa, leggete attentamente i nomi, vediamo che insieme a Napolitano, Presidente della Repubblica, è già presente il nome di Monti. Infatti non è un caso che li hanno messi insieme nella stessa sessione, perché il messaggio è chiaro. Monti è l'uomo che Napolitano dovrà portare al governo del paese. Infatti è il primo uomo che lui ringrazia appena in videoconferenza dal Forum Ambrosetti gli danno la parola. Ascoltiamolo. Grazie professor Monti, ringrazio cordialmente lei. Ed infatti sarà poi la Merkel subito dopo a chiamare Napolitano per spingerlo a favorire un cambio di governo in Italia. Ecco che cosa scrivevano i giornali all'epoca, e lo dice il Wall Street Journal, quindi non è Amodeo che sta dicendo Fandoni, sono tutti dati ufficiali. La cancelliera tedesca Angela Merkel avrebbe chiamato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ad ottobre del 2011 per chiedergli di sostituire il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi con un altro Premier, per evitare che l'avvitamento della tempesta finanziaria che stava colpendo il nostro paese facesse crollare l'economia europea. Lo rivela il Wall Street Journal. Una ingerenza inaccettabile, una ingerenza che noi italiani non avremmo mai dovuto accettare. Ed infatti Napolitano la settimana dopo non firma il decreto voluto dall'Europa, ma chiede al governo Berlusconi quelle misure stringenti che gli aveva imposto proprio la Merkel. Addirittura chiede di mettere mani anche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Non firmando quel decreto, manda Berlusconi al G20 di Cannes a mani vuote. Lo manda in quella che viene definita la fossa dei leoni. Perché ho definito il G20 di Cannes la fossa dei leoni? Guardiamolo insieme. Che cosa dichiarerà il ministro del Tesoro Geithner, Timothy Geithner, nel suo libro? Ci chiesero di far cadere Berlusconi. Addirittura Geithner disse che le cancellerie europee lo contattarono per chiedere aiuto per far cadere un governo democraticamente eletto in Italia. E la risposta di Geithner fa venire la pelle d'oca. Il ministro del Tesoro USA disse: non possiamo macchiarci le mani del sangue del governo italiano. Ma non contento, continuarono le minacce a Silvio Berlusconi proprio all'interno del G20 di Cannes. Lo racconta un testimone oculare, l'ex premier spagnolo Zapatero, che addirittura racconterà: non dimenticherò mai quello che ho visto in Francia. Andai con il timore che potessimo essere nel mirino dei sostenitori dell'austerity, ma l'obiettivo era l'Italia.
Berlusconi e Tremonti subirono pressioni fortissime affinché accettassero il salvataggio del Fondo Monetario Internazionale. Si scrive salvataggio, ma si legge il cappio del Fondo Monetario Internazionale. Loro non cedettero e nei corridoi si cominciò a parlare di Monti. Mi sembrò strano. Al golpe grida qualcuno e Zapatero dice: io mi limito a dire quel che ho visto. Gli USA e i sostenitori dell'austerità volevano decidere al posto dell'Italia, volevano sostituirsi al suo governo. Signori, questo è assolutamente inaccettabile. È inaccettabile leggere che gli Stati Uniti e gli apparati americani di concerto con il cartello finanziario internazionale volevano decidere al posto dell'Italia, volevano rovesciare un governo democraticamente eletto. Ma perché si parla degli americani? Guardiamo qual è stato il ruolo degli americani in quella estate del 2011 e vi dirò una cosa: su questa questione c'è stato un incredibile depistaggio, un depistaggio proprio da parte di giornalisti americani. Mi rivolgo al giornalista Friedman. Qui vediamo quello che scrive nel suo libro Alan Friedman. Dice che Monti conferma di aver parlato con Prodi nel giugno 2011 e con De Benedetti nella sua casa a St. Moritz nell'agosto del 2011. Ammette anche di aver discusso con Napolitano un documento programmatico per il rilancio dell'economia, preparato insieme al banchiere Corrado Passera. Perché parlo di depistaggio da parte di Friedman? Perché Friedman, come vedete, ha analizzato nei dettagli nel suo libro quello che è accaduto a giugno 2011, nell'estate del 2011. Ha analizzato quello che è accaduto a St. Moritz, ha analizzato quelli che sono stati gli incontri di Monti con Napolitano, ma si è dimenticato di dire, ed è qui che avviene il depistaggio, si è dimenticato di dire che proprio a St. Moritz, la St. Moritz che lui nomina nel suo libro, proprio insieme a Monti e proprio in quell'estate del 2011 si stava riunendo il Bilderberg Group, la più potente lobby della finanza internazionale. Guardate, 9-12 giugno a St. Moritz, con la presenza di Monti e il giornalista americano Alan Friedman, che su quella questione ha scritto un libro. Di questo dettaglio non se n'è accorto. Versione da pillola azzurra: per lui l'importante è stato l'incontro a St. Moritz tra Monti e De Benedetti. Pillola rossa: l'incontro determinante che c'è stato a St. Moritz nell'estate 2011 è stato quello tra Monti e tutti i presidenti di quelle banche che subito dopo inizieranno gli attacchi speculativi contro il nostro paese. Questo è il direttivo del Bilderberg. Troviamo il nome di Joseph Ackerman, lo vediamo, presidente della Deutsche Bank, poi oltre a Rockefeller, oltre a Rothschild, oltre a Klaus Schwab, nel direttivo del Bilderberg. Nella slide successiva ci accorgiamo che c'è anche Mario Monti, insieme anche a Peter Sutherland della Goldman Sachs e insieme a Jean-Claude Trichet, all'epoca governatore della Banca Centrale Europea. Quindi Monti a giugno 2011 era chiuso in una riunione di una lobby potentissima. In quella lobby e in quel direttivo insieme a lui c'era Sutherland, Trichet e Ackerman della Deutsche Bank, e guarda caso sono proprio le banche che subito dopo quella riunione incominceranno una serie di attacchi speculativi documentati sui mercati che porteranno l'impennata dello spread, la caduta del governo e la salita di Mario Monti, che era proprio con loro in quel direttivo. Guardiamo quest'altra slide che anche è significativa. Il nome di Mario Monti compare come presidente europeo della commissione trilaterale di Rockefeller, un'altra delle più importanti commissioni della finanza internazionale, ad ottobre 2011, ossia poche settimane prima della sua investitura alla presidenza del Consiglio. E con lui c'era anche Trichet, lo stesso Trichet che era con lui nel direttivo del Bilderberg, lo stesso Trichet che manderà, come vedremo tra poco, una lettera al governo Berlusconi per destabilizzarlo. Ma andiamo avanti con la slide, perché quello che voglio farvi vedere è un'altra slide importante. Questa è un'esclusiva per Fuori dalla Matrix di BioBlue, perché questa è una locandina che in Italia non ha nessuno. La
commissione trilaterale si è riunita nel 1983 per una riunione plenaria in Italia e indovinate chi c'era? Oltre a uomini potenti e spietati come Henry Kissinger, c'era già nell'83 Romano Prodi insieme a Mario Monti. Mario Monti che nell'83 non era ancora neanche il rettore della Bocconi di Milano, cosa ci faceva in una lobby così importante insieme a Romano Prodi? Gli apparati americani, il cartello finanziario stavano preparando gli uomini che poi avrebbero trovato il modo di imporre ai governi. Allora andiamo avanti e vediamo come li imposero al governo. Ecco la prima mossa, Goldman Sachs, la Goldman Sachs di Peter Sutherland, presente con Monti nel direttivo di quella riunione dell'estate 2011. Subito dopo quella riunione, guardate cosa scrive Milano Finanza, è stata la Goldman Sachs a innescare l'ondata di vendite di BTP. Ma insieme a loro c'era anche... guardiamo sempre la Goldman Sachs, andiamo avanti nella seconda slide, quante ne ha fatte in quell'estate 2011? Ci tengo a precisare che quello che è accaduto in Italia è accaduto parallelamente anche in Grecia, quindi non può essere una coincidenza, non possono essere cose fortuite perché parallelamente sono successi due eventi identici in due nazioni diverse, Italia e Grecia, che dovevano cadere sotto i colpi del cartello finanziario. Infatti la Goldman Sachs truccava i conti della Grecia e li truccava quando come governatore della Banca di Grecia c'era un tipo di nome Papademos. Papademos che proveniva dalla Banca Centrale Europea, indovinate insieme a chi? Proprio insieme a Jean-Claude Trichet. Ed è qui che si forma quello che io chiamo il cartello finanziario, perché come vedete hanno formato un vero e proprio cartello. Jean-Claude Trichet trucca i conti della Grecia per farla entrare nell'euro da governatore della Banca di Grecia e poi quando cade il governo democraticamente eletto in Grecia, nella stessa settimana in cui in Italia cade il governo Berlusconi e arriva proprio Papademos al governo di quel paese. Quindi i banchieri avevano in pratica messo le mani sull'Italia e sulla Grecia. Ecco il diktat della Goldman Sachs. Scrive Milano Finanza. In caso di esecutivo di centrodestra, fa sapere la Goldman Sachs, sostenuto da una coalizione più ampia, lo spread si sarebbe attestato intorno ai 400-500 punti, quindi sempre a livelli pericolosi, mentre le elezioni anticipate sarebbero lo scenario peggiore per i mercati. In pratica la Goldman Sachs ci stava imponendo di mettere da parte la democrazia e di fare largo ai tecnici. Quali tecnici? Proprio quelli che erano nel 2011 nel direttivo del Bilderberg, insieme al presidente della Goldman Sachs e, come dicevo prima, anche insieme al presidente della Deutsche Bank. Infatti guardate che cosa fece in quel periodo la Deutsche Bank. Improvvisamente si sbarazzò senza alcun motivo dell'88% dei titoli di Stato italiani in portafoglio, una cosa mai avvenuta prima e che non aveva ragione di essere, tanto è vero che finì anche nel mirino della Consob. I giornali economici dell'epoca non credevano ai propri occhi perché si chiedevano: la Deutsche Bank sta suicidando, sta uccidendo il nostro paese, perché si sta sbarazzando senza motivo alcuno dell'88% dei titoli di Stato in portafoglio, se soltanto alcuni mesi prima esprimeva giudizi lusinghieri su quei titoli stessi. Quindi questo è l'operato della Deutsche Bank. Ma andiamo avanti con le slide perché poi entra il ruolo della Banca Centrale Europea. Ve l'ho spiegato all'inizio, erano tre i presidenti delle banche che erano con Monti nel direttivo del Bilderberg di quella famosa estate del 2011 a St. Moritz. Goldman Sachs, abbiamo visto che è stata lei ad innescare la vendita di BTP. Deutsche Bank, e abbiamo visto che si è sbarazzata dell'88% dei titoli di Stato in portafoglio, e la Banca Centrale Europea, rappresentata da Trichet, che si alternerà con Draghi alla Banca Centrale Europea e che si alternerà con Monti alla presidenza europea della Commissione Trilaterale. Guardate che cosa fece la Banca Centrale Europea. Secondo Tremonti, quella lettera che inviò al governo Berlusconi per destabilizzarlo fu un vero e proprio golpe bianco. Ma non solo, per farvi capire perché io continuo a chiamare questi soggetti cartello,
guardate come hanno agito, un po' utilizzando un sistema che potremmo definire, tra virgolette, mafioso, ma il metodo della minaccia non potrebbe essere definito altrimenti. Quale minaccia, direte voi? Ascoltate bene che cosa confesserà il senatore Garavaglia, cosa è accaduto in quella settimana del 2011. Monti viene fatto senatore a vita il 9 di novembre. Il 10 siamo in commissione bilancio a chiudere la finanziaria in commissione e quello stesso giorno vengono a interrogarci gli ispettori della BCE, della Banca Centrale di Bruxelles, perché eravamo sotto inchiesta, no? E ci interrogano il presidente Giorgetti della Camera, me e Azzolini, i presidenti e i vicepresidenti delle due commissioni. Niente, ci fa tutto il loro bel interrogatorio. Alla fine l'ultima domanda è: ma voi sosterrete il governo Monti? Migadisi, ma vedremo, c'è un governo in carica, se cade vedremo chi verrà nominato, decideremo. No, verrà fatto il governo Monti, voi lo sosterrete? A che ti girano un po' i santissimi, gli dico no, ma non funziona così, noi siamo stati eletti in una maggioranza, se la maggioranza non sta più in piedi si va, si vota e il popolo decide chi governa. No, non ci siamo capiti. Se voi non sostenete il governo Monti, noi non compriamo i vostri titoli per 2 mesi e voi andate in fallimento. Ok. Questo è giovedì 10 novembre. Venerdì noi chiudiamo la finanziaria al Senato, poi va alla Camera e Stefano con gli altri la vedono la domenica e lunedì viene incaricato Monti, martedì è Premier. Tutto bello semplice, quindi questo discorsetto che è stato fatto a noi, evidentemente è stato fatto anche ad altri leader, ai leader politici, e così è andata. Tra l'altro, se uno va a vedere gli acquisti di titoli in quelle settimane, casualmente non ci sono stati acquisti di titoli, lo spread è schizzato su, poi è andato giù, insomma, tutto ben orchestrato. Tutto ben orchestrato. O acquistate o sostenete il governo Monti o noi non acquistiamo i vostri titoli e vi mandiamo in fallimento. Una minaccia in tutto e per tutto, ma dato che in quel periodo Berlusconi non voleva cedere, gli attacchi speculativi sui mercati, gli attacchi al governo cominciano a diventare degli attacchi personali. Infatti Mediaset in quelle settimane crolla del 12%, un crollo che non aveva mai avuto prima. E parallelamente che cosa accade? Che Fininvest viene condannata a pagare 560 milioni di euro alla CIR di Carlo De Benedetti, quello stesso Carlo De Benedetti che Monti andò ad incontrare a St. Moritz in quella estate del 2011. Tutto torna e tutto collegato perché fecero cartello per attaccare l'Italia, ma questo non è un caso. Quello che è successo nel 2011 ha avuto continuità con i successivi governi. Guardiamo questa immagine, quando nel 2012 bisognava sostituire Monti al Bilderberg del 2012 in America e fu scelto un solo politico italiano a sostituire Monti ed era Enrico Letta, colui che lo sostituirà al governo del paese, sempre grazie all'appoggio del presidente Giorgio Napolitano. Ora qualcuno potrebbe chiedersi perché queste cose hai potuto raccontarle soltanto su BioBlu, perché se tutto ufficiale e documentato queste cose non le abbiamo sentite sulla Rai. Ecco perché, guardate questo video. Siamo in diretta con la polizia danese. I'm trying to understand what is happening close to the Marriott Hotel. Maybe you can
maybe you can. But it's a secret meeting or something like that. Exactly. Ah, exactly. So it's a secret meeting. E dire che all'interno di questa riunione c'è anche una giornalista italiana, Monica Maggioni, fotografata da Alessandro Carluccio mentre fa il suo ingresso all'hotel Marriott. Come avete visto, nel 2014 ero personalmente nascosto sotto al Marriott Hotel di Copenaghen, dove era in corso la riunione del Bilderberg 2014. Avete visto il cecchino sui tetti, avete visto la mia telefonata alla polizia danese che mi dice vada immediatamente via da lì perché c'è un meeting segreto. Bene, a quel meeting segreto, come avete visto, era entrata Monica Maggioni di Rai News, che poco dopo diventerà presidente della Rai. Quindi una persona che ha deciso di fare una carriera da lobbista riesce parallelamente ad arrivare ai vertici della TV di Stato. Ecco perché queste cose nella TV pubblica non le avete mai sentite. Ora fate attenzione, perché questi scenari non sono finiti, anzi proprio in queste settimane stanno cercando di riproporli. Avete visto appena la Meloni ha attaccato il sistema bancario dicendo che era intenzionata ad una legge sugli extra profitti delle banche, ecco che tornano a sbandierare lo spauracchio dello spread, l'arma dello spread, per far tornare questi meccanismi di cui abbiamo parlato adesso. Nella prossima puntata parleremo del legame tra queste organizzazioni, la CIA americana ed i padri fondatori dell'Unione Europea, per dimostrare che tutto quello che è accaduto nel 2011 e di cui vi ho fornito le prove è qualcosa che va avanti fin dalla nascita dell'Unione Europea, voluta dagli stessi membri di quel cartello che hanno agito con continuità per rovesciare o comunque per dirigere i governi in Italia. Vi faccio vedere solo questa immagine che poi vi mostrerò nella prossima puntata. Questo è un documento desecretato della CIA. È il 1954, la prima riunione del Bilderberg, e vedete il nome di Allen Dulles. Allen Dulles è stato il più spietato direttore della CIA. Insieme a lui David Rockefeller, insieme a lui Bissell della CIA e insieme a loro Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger non solo è il fondatore del Bilderberg insieme a Rockefeller, ma Ratzinger è il fondatore del movimento europeo, ossia quel movimento da cui sono nati tutti quelli che noi chiamiamo i padri fondatori dell'Unione Europea. E allora questo sistema è molto più radicato di quanto si possa immaginare, ma ora abbiamo concluso, non resta che mandare il sondaggio. Scegliete voi. Potete votare utilizzando il numero in sovraimpressione, scrivendo soltanto pillola azzurra se ritenete che il governo sia caduto a causa dello spread, o scrivendo soltanto pillola rossa se credete che il governo sia stato fatto cadere dal cartello finanziario internazionale. Votate.